Ecco il nuovo Lexus RX 500 Turbo F Sport. Dal punto di vista estetico, quello che si nota molto è il muso, davvero affusolato e anche grintoso, e poi la calandra più grande ancora rispetto a prima, con il disegno a clessidra che in realtà risulta un po' meno definito per questo motivo proprio della calandra che rende i contorni un po' più sfumati. Nuova Lexus RX 500 Turbo nell'allestimento F Sport. Abbiamo molte novità su questa macchina rispetto alle edizioni precedenti. Qui abbiamo un sistema full hybrid con 3 motori. Intanto per la prima volta su una Lexus abbiamo un motore turbo. Il motore endotermico infatti davanti è un 2004 che sviluppa una potenza da sole di 272 cavalli, accoppiato a un motore elettrico che gli dà una mano ovviamente nelle spinte eccetera, e abbiamo inoltre un terzo motore, anche questa volta elettrico, sull'asse posteriore per garantire la funzionalità 4x4, la trazione integrale. Il tutto ovviamente gestito dall'elettronica per ottimizzare i consumi. Qui infatti abbiamo un consumo dichiarato di 8,1 litri per 100 km, che non è poco, ma per la categoria di macchina è sicuramente inferiore a quello che noi possiamo avere su vetture di questa dimensione. Qui abbiamo un 4,89 m di lunghezza con un peso di 2 tonnellate e 100 kg. Grazie alla concessionaria Fuji Auto di Cuneo per aver prestato a Terzo Garage questa nuova Lexus RX 500 Turbo F Sport. Una delle altre novità molto importanti è quella del cambio. Non c'è più il sistema epicicloidale ECVT, ma adesso c'è un cambio tradizionale, diciamo automatico tradizionale a convertitore di coppia, che anche se ha le marce forse un po' lunghe evita quello che succedeva prima, cioè che ogni tanto il motore termico fosse mandato parecchio su di giro e questo magari a qualcuno poteva dare fastidio. Nonostante la mole, quest'auto scatta molto bene. Il sistema, abbiamo detto, full hybrid, che ha una potenza di 372 cavalli, riesce a garantire uno scatto 0-100 in 6,2 secondi su questa macchina. Lo spazio a bordo non manca, qui siamo davvero su un'auto di alto livello, materiali morbidi e di pregio praticamente ovunque, poi magari vedremo più nel dettaglio anche gli inserti morbidi delle portiere e questi rivestimenti in pelle che davvero danno anche grinta all'interno in una macchina che già da fuori lo è. Con il passo di 2,85 m qui abbiamo davvero anche molta comodità per chi siede dietro. Qui di fatto abbiamo un'auto full optional, tra questi c'è anche l'head-up display che permette di vedere sul parabrezza le informazioni principali di guida. Noi abbiamo il riconoscimento dei segnali stradali, quindi sappiamo in ogni momento quale sia il limite di velocità, semplicemente guardando attraverso il parabrezza, la velocità a cui stiamo andando e anche l'impostazione ad esempio di alcuni ADAS, come il cruise control dinamico. Poi qui abbiamo anche il centraggio di corsia, controllo dell'angolo cieco e molti altri, perché il livello tecnologico è veramente molto alto. Anche molto ampio il display dell'infotainment. Qui praticamente abbiamo un 15 pollici che in questo caso abbiamo il navigatore, guardate, davvero veramente molto grande, e offre una grande visibilità e anche un buon contrasto anche quando c'è la luce.
A proposito di luce, con il tettuccio panoramico abbiamo molta luminosità all'interno dell'abitacolo e questo davvero è sicuramente molto importante perché favorisce la visibilità. Abbiamo anche una bella finestratura ampia, la seduta è alta, questo è comunque un SUV, si domina la strada e quindi abbiamo una postazione dalla quale poter davvero intuire bene gli ingombri della macchina. Cerchi un'auto nuova o usata? Prova il nuovo portale autoit.it oppure scarica l'app. Ci sono anche gli accessori. autoit.it. L'assetto è piuttosto morbido, nel senso che anche su questi dossi che adesso prendiamo l'auto risponde bene, non dà degli scossoni alla schiena. Va anche detto che i sedili sono davvero molto comodi. In questo tratto in cui possiamo spingere, il motore è davvero pronto, il sistema riesce davvero a far partire bene la macchina. Sul volante abbiamo i comandi a sfioramento. Io posso vedere anche qua in modo molto comodo, andando a sfiorare i tasti, qual è la funzione che posso attivare, sempre attraverso il LED-up display, quindi sul parabrezza. Inoltre ho le paddle al volante perché nel caso in cui volessi essere io a comandare il cambio di marcia posso farlo andando appunto ad agire su queste leve che sono solidali con lo sterzo e quindi anche facilmente utilizzabili in curva. Questa Lexus 500 ha anche un sistema di 4 ruote sterzanti per un massimo di 4 gradi, in controfase, cioè contraria all'angolo di quelle anteriori quando ci sia da affrontare una curva molto stretta, in fase, quindi con l'angolo solidale invece nelle curve veloci per mantenere più aderenza. E sicuramente questa è un'auto intanto per chi ha necessità di avere spazio, ma anche magari di fare spesso lunghi viaggi. In questo caso con questa macchina in autostrada sicuramente non si sente la fatica, non si sente la stanchezza, si riescono a percorrere grandi distanze in totale sicurezza e comfort. Qui davanti abbiamo, giusto sopra il volante, i sensori che inquadrano il volto del conducente, sono i rilevatori di stanchezza. Nel caso in cui appunto l'auto capisse che chi sta guidando sia troppo stanco, magari perché sbadiglia, magari è sbadato, insomma ha i suoi parametri di rilevamento, allora comincerebbero ad arrivare degli avvisi. Se poi davvero notasse l'auto che noi stiamo dormendo, addirittura l'auto si fermerebbe, metterebbe le 4 frecce e si fermerebbe nel punto in cui è, ovviamente non con un'inchiodata ma con una frenata progressiva. Il comfort di guida è sicuramente buono, anche la disposizione dei comandi come quelli del clima. Qui abbiamo un clima praticamente trizona perché abbiamo sia i 2 rotori per conducente e per passeggero, sia la possibilità di regolare la temperatura dietro, facilmente raggiungibili e agibili, e quindi utilizzabili, ecco, non mi veniva la parola, per trovare le migliori impostazioni per se stessi. Tra l'altro anche le regolazioni elettriche del sedile del passeggero e del conducente favoriscono la possibilità di trovare la posizione migliore. L'abitacolo è molto ben insonorizzato, solo quando, ripeto, si spinge davvero tanto per un sorpasso oppure semplicemente perché si ha fretta, cosa che non si dovrebbe fare, allora si sentono magari 4 cilindri cantare e comunque è un bel rumore, un bel sound di questo endotermico davanti che è ben accoppiato, ben si sposa con gli altri 2 propulsori elettrici.
Accomodarsi sui sedili posteriori è davvero facile, c'è molto spazio per 3 persone. Qui il tunnel centrale è leggermente rialzato, c'è anche una presa da 220 volt grazie alla quale si può caricare qualche dispositivo esterno. Comodità massima anche col sedile addirittura arretrato rispetto alla mia posizione di guida, perché quando si scende dall'auto automaticamente il sedile elettrico si ritrae, torna indietro per permettere di scendere con più facilità. Bagagliaio, apertura elettroattuata, abbiamo 612 litri di capacità con una soglia di carico piatta e questa bella protezione per caricare senza rovinare il bordo. Qui abbiamo ancora alcuni scomparti sotto il piano, diciamo, per andare a riporre diversi oggetti. Una funzionalità davvero particolare, a parte la presa, diciamo qui 12 volt che abbiamo dietro questo sportellino, sono questi tasti che mi permettono di abbattere elettricamente gli schienali posteriori per aggiungere ancora spazio a quello disponibile, sia per abbatterli e una volta che siano completamente scesi anche per farli tornare su. Quindi io non devo proprio compiere nessuno sforzo, ripremo tenendo un po' premuto e lo schienale risale automaticamente. La macchina, devo dire, sicuramente una macchina di alta qualità, buona tenuta di strada, l'ho detto prima, assetto un po' morbido, ma questo non vuol dire che in curva, anche se non sono riuscito a fare delle curve molto impegnative, assuma un rollio troppo accentuato. Quindi macchina sicura, un piacere guidarla, sicuramente un altissimo comfort di guida, specie nei viaggi lunghi. Spero che il video vi sia piaciuto, nel qual caso magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere anche che cosa pensate di questa Lexus RX ibrida Sport 500 Turbo e ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie per avermi seguito, alla prossima!